Un nuovo giorno è iniziato. Akum Sativa. Sempre questo meraviglioso cielo che ci accoglie la mattina quando apriamo gli occhi ed è meraviglioso. Questa è la nostra amaca che fa tanto Brasile. C'erano mancate tanto le amache. Questa è la nostra cameretta. Qui ci sono delle zanzare, non tantissime in realtà, cioè non c'hanno ancora punto e non abbiamo neanche un repellente, però ci sono queste bellissime tendine che ci coprono il nostro letto, quello di Rebecca. Qui abbiamo anche un frigorifero che c'è sempre molto utile, qui tutti i nostri zaini e poi il piccolo bagno che è molto funzionale, fantastico, la doccia, acqua calda. Allora qui in Brasile quasi tutti sono così, cioè non c'è il boiler ma direttamente c'è appunto il filo che riscalda l'acqua. L'acqua è ottima, in realtà quando fa caldo siamo abituati anche a fare la doccia con l'acqua fredda, perché in alcuni posti dove siamo stati in Brasile non c'era, soprattutto in nord-est non c'era l'acqua calda e quindi ci siamo abituati a farla con l'acqua fredda, rigenerante, soprattutto dopo una giornata molto, molto intensa di sole. C'è il sole ma non fa caldissimo, si sta bene. E mentre io lavoro sui video, Mirko e Rebecca stanno lavando. Amore, è già finito? Mangio un po' di biscotti. Ah, certo, mangia un po' di biscotti. Mi sembra una buona idea. Questi sono dei biscottini salati dolci, non abbiamo ancora capito come sono, che abbiamo preso qui in Brasile. Sono abbastanza, insomma, mangiabili. Sono buoni. Sono buoni, Rebecca? Sì, dice di sì. Ecco qua Mirko. Buongiorno Mirko. Buongiorno. Questa è la nostra cucina, in comune con le altre stanze. E c'è un forno, addirittura, cioè ci sono i fornelli ma addirittura c'è un forno. Quindi possiamo pensare di fare una pizza. Lì c'è da lavare, questo è un filtro dell'acqua. Fantastico, si mette dentro l'acqua. Questo filtro meccanico, a Rebecca fa già vedere, esce acqua già depurata. In alcune parti del Brasile l'acqua è potabile anche dal rubinetto, qua ci hanno detto che è meglio, insomma, berla filtrata. È buona l'acqua, Rebecca? Rebecca? Sì, ok. E Mirko sta lavando tutte le cose del freddo perché penso che ora non ci serviranno più per un bel po'. Questa è la lavatrice. Abbiamo anche questo sapone solido che ci hanno dato qua i signori, quindi fantastico, insomma. E io sono tornata a piedi nudi. Ah, che goduria! Camminare a piedi nudi è una meraviglia. Il signore ci ha appena, il proprietario di questa posada ci ha appena tirato giù da lì dei cocchi, poi li ha aperti in questo piccolo macete. Che meraviglia, li ha aperti. Mirko ha rovesciato qua l'acqua di cocco. Solitamente in spiaggia fanno un piccolo buchino, mettono una cannuccia e si beve così l'acqua di cocco. Da quanto non preparavamo lo zaino per la spiaggia, e qui ci sono i braccioli di Rebecca, i nostri 2 Kindle, ottimi per leggere in spiaggia mentre Rebecca gioca, la nostra, il nostro salviettone mare, poi abbiamo la nostra crema solare, acqua, tra l'altro questa è termica, quindi ottimo per questo caldo, occhiali da sole, Anche i miei. Rebecca e Mirko. Mamma, Siamo pronti per andare in spiaggia.
sono tutte costruzioni. Abbiamo appena visto una costruzione con delle bottiglie, quindi ecosostenibili, molto carine. Ci sono dei vetri. Dei vetri, sì, una costruzione Colorati. con i vetri colorati, sì. Questa è detta Praia del Pier, do Pier, perché quelli lì era qua dove sorgeva il vecchio molo, per cui tutto questo era vecchio molo e arrivava fino là in fondo. Adesso sono rimasti solo questi piloni. Fare una strada così per arrivare alla spiaggia è uno spettacolo. E tra l'altro l'oceano, oltre a essere caldino, è anche molto calmo. Praticamente non ha onde. Meraviglia. Siamo arrivati. Questa è la spiaggia do Peixe Grande, del pesce grande. Piccolo rivoletto d'acqua da superare e poi l'oceano. Tutta una spiaggia per noi. Sono le spiagge chilometriche e selvagge del Brasile. Qui non ci sono gli ombrelloni, per l'ombra ci sono le meravigliose palme. Questi purtroppo sono i residui sono dei coralli che ormai sono morti. Che peccato. Andiamo a cacciare, andiamo a cacciare, andiamo a cacciare, andiamo a cacciare, andiamo a cacciare. Devi stare ferma però, tesoro. Adesso papà fa diventare Rebecca una cotoletta, una milanesa. Mirko sta usando una bottiglia purtroppo dimenticata in spiaggia. In realtà è abbastanza pulita questa spiaggia, però purtroppo qualche rifiuto c'è sempre. E quindi abbiamo trovato un piatto di plastica, una mezza bottiglia e un bicchiere. Amore mio, adesso devi lavarti in mare, eh? Sarai tutta piena di sabbia! Nuova giornata, nuove conoscenze. Ieri sera è arrivata una bambina qui dal proprietario della posada. Rebecca si è messa a parlare, a giocare con lei. Abbiamo conosciuto i suoi genitori e parlando ci hanno offerto il caffè qui con i proprietari, eccetera. E parlando ci hanno detto: ma sapete fare la pizza? Dato che siete italiani. E noi sì, o meglio Mirko sa fare la pizza, la massa della pizza. E quindi Mirko sta preparando la pizza con quello che abbiamo, eh? Quindi questo è il recipiente che abbiamo per fare la pizza. Questa è la farina. Mettimene un po' per favore. Sì. Questa non ha lievito, ma noi abbiamo già il lievito
3 ore dopo. Di solito. Cosa? In Italia di solito. La dividiamo, giusto? Facciamo i panettini. Io vorrei fare. Questo però, mettilo sotto. Sotto, lo mettiamo di qua, guarda. Perché così cresce vicino alla sua sorellina. Una cresce qua, l'altra cresce qua. E adesso abbiamo questa. Spalmalo per bene. Grazie tesoro. Mio aiutante in cucina. La mia aiutante. Ah sì, la mia aiutante. Cosa facciamo? Hai le mani belle unte? Molto bene. Vai, facciamo sotto, sotto, sotto e appoggiamo, appoggia. Lo metto io. Dai, no, non schiacciarlo, mettilo un po' più in qua. Molto bene. Aspetta, non schiacciarlo. Si avanza questo, direi che ha lievitato abbastanza bene, no? Non so. Abbiamo usato una mescla di farine diverse. Questa è sotto. Io la metto, passami Sì. E la mettiamo, vai. Abbiamo fatto una pizza a 4 formaggi, una margherita, una di tutto un po', uno con la pancetta. È piaciuta molto ai nostri nuovi amici brasiliani, quindi siamo felici. E parlando col proprietario della posada, ci ha detto che oggi ci avrebbe portato volentieri in macchina a vedere quelle spiagge un po' più lontane che non saremmo riusciti a raggiungere camminando. E quindi siamo molto felici e vi porteremo con noi a vedere queste spiagge che dicono che siano le più belle, insomma, di Cumuru. Guarda com'è bella Elena. Questo è uno dei posti più incredibili che abbiamo visto. Conosciuti per caso, parlando così tra una pizza e l'altra. Mamma mia, che paradiso! Sembra davvero un paradiso. Está gelada, Rebecca, l'acqua? Ai, 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 ai. Che lindo! Che veramente meraviglioso, bellissimo. E qui l'acqua è un pochino più agitata. Che bellezza!
davvero meravigliosa. Questa ricorda molto gli Bellissimo. screensaver dei computer di noi italiani, no? Sì, sì, è vero. Siamo dentro lo screensaver di un computer. Sì, davvero bellissimo. Questo è un fiume d'acqua dolce che arriva da là e che si immette in questo spettacolare mare. Questa playa è la playa di Imbassuaba ed è davvero straordinaria. Il lancio del cocco. Mirko è l'unico concorrente. Chi vincerà? Io dico che perderà. Record mondiale, sentiamo. 12 chilometri. Chilometri? E ci diceva la nostra amica, la proprietaria di casa, che qui hanno girato anche una telenovela circa 10 anni fa, qui in Brasile, e avevano costruito proprio un set qui davanti, e l'inizio della telenovela era appunto queste palme meravigliose. Essere immersi in questo ambiente, in questa natura così rigogliosa è spiazzante, Sì. e ti lascia a bocca aperta, davvero. Sì. Tu dici, wow, noi siamo abituati ad altri tipi di spiagge, no? Ma uscendo di casa, uscendo dalla nostra comfort zone, incontrando persone, perché siamo qui tra virgolette per caso, perché ieri abbiamo cucinato una pizza, anzi, perché Rebecca, tutto parte sempre da Rebecca, che è molto, ecco, Rebecca è la più socievole dei tre. Noi anche siamo socievoli, ma Rebecca è sempre la prima che parla, è sempre la prima che fa amicizia. E quindi grazie a Rebecca, come diceva Mirko, abbiamo conosciuto una bambina, lei ha conosciuto una bambina, abbiamo conosciuto una famiglia, ci hanno offerto un caffè, abbiamo parlato, è venuto fuori che eravamo italiani, ci hanno chiesto di preparargli, di scegliere se preparargli la pasta fatta in casa o la pizza. Abbiamo optato per la pizza per la facilità di reperire gli ingredienti e di farla. Così ieri abbiamo cucinato una pizza per loro, e loro oggi ci sono offerti di portarci in queste spiagge che sono una decina di chilometri dalla Posada, però non ci sono mezzi che arrivano qua, e niente, per cui tutto questo è un sassolino che tira un altro sassolino che tira un sassolino, e che ci ha portato a questo meraviglioso luogo. Questa secondo noi è la bellezza del viaggio, fatto come lo viviamo noi, no? Cioè, Sì. approfittando e affidandoci, seguendo quello che è il flusso degli eventi. sì, non sappiamo mai un giorno cosa ci capiterà il giorno successivo, e noi questo lo amiamo molto, è quello che ci piace tantissimo del viaggio, perché va bene al di là dei posti che sono obiettivamente molto belli. La bellezza del nostro viaggiare, di aver lasciato tutto, è proprio questo, il fatto che ogni giorno conosciamo qualcuno di nuovo, e sempre con delle situazioni davvero particolari, e bellissimo. Noi in realtà in spiaggia solitamente ci annoiamo, questo è il motivo per cui siamo in spiaggia magari mezza giornata, se è tanto, 2-3 ore, però la bellezza del mare non è solo stare in spiaggia, prendere il sole o fare un bagno, è proprio godersi questo paesaggio, e quindi poter sfruttare il tempo in modo diverso, perché si pensa sempre che per sfruttare al meglio il tempo si debba fare qualcosa, no? Invece in realtà anche solo ammirare come cambia il cielo, le nuvole, il colore, la luce durante il giorno, secondo noi è poesia. E chi l'ha detto che la vita deve essere semplicemente sempre fare qualcosa, no? Si potrebbe vivere benissimo in una casetta, coltivando orto e avendo acqua potabile, e insomma vendendo dei cocchi. Quindi insomma ci sono davvero tante modalità diverse di vivere, di viaggiare e tutto questo, e quindi
quello che abbiamo capito proprio viaggiando è che noi ci facciamo tanti problemi, no? Caspita, però se non hai un lavoro fisso e se non hai un lavoro che diciamo ti avrai per tutta la vita, morirai di fame, no? Invece no, non è vero, non è necessariamente così, ecco. Abbiamo appena viaggiato, concluso quasi un mese e mezzo di volontariato che ci ha permesso sostanzialmente di non toccare il nostro budget, se non al di là di alcune spese di trasporti e di cibo, ed è una cosa che che noi non avevamo mai pensato di poter fare. E andando avanti e cercando tutte queste realtà capiamo che è possibile, che tutto è possibile, chiaro. Poi tutto dipende da che cosa uno si aspetta dalla vita, che cosa uno desidera, quali sono le sue aspettative e tutto il resto. Noi Questa è la nostra vita, esatto, poi ognuno può scegliere la propria, no? Quindi questo è quello che piace a noi. Magari qualcuno dice, insomma, a me non piacerebbe fare una vita così, e va benissimo, come a noi non piace fare la vita che facevamo prima, no? Esatto. Questo è il motivo per cui siamo qua, e quando siamo qua pensiamo dovevamo farlo prima. Abbiamo fatto questa salita che Rebecca non voleva fare, ma alla fine, quando siamo arrivati su, abbiamo conosciuto questa bambina che stava usando dei trucchi, e quindi ha truccato anche Rebecca, e poi sono stati lì a giocare insieme. E questa bimba frequenta una scuola indigena, e è stato molto bello perché aveva 7 anni e mi diceva: bisogna sempre rispettare tutti i popoli diversi, io amo la natura, ogni volta che vado in giro mi porto una borsa per raccogliere la spazzatura che c'è, soprattutto in spiaggia. Insomma, è incredibile vedere come dei bambini anche così piccoli possano imparare a rispettare la natura, no? Oggi siamo stati invitati, dopo essere andati alla spiaggia, dal nostro amico della Posada ad un piccolo churrasco brasiliano a casa sua, con il classico riso bianco e fagioli e pasta anche, insomma. Per fare un piccolo pesto artigianale, per fare uno scambio interculturale Italia-Brasile. Quindi questo è il primo churrasco a cui partecipiamo da quando siamo rientrati in Brasile. Per Mirko è sempre un momento buono quello dello churrasco, ecco. Comunque sono davvero gentilissimi i signori, ci saremmo fermati di più qua perché ci sta piacendo tanto Cumuruxatiba, e anche perché loro erano davvero molto carini e insomma incarnavano perfettamente lo spirito brasiliano che noi amiamo tanto, di ospitalità, di gioia. Hanno sempre un sorriso sul volto ed è davvero bello, perché si respira energia buona quando si sta con persone così, no? Così positive. E noi crediamo che sia bello vivere vicino a delle persone che trasmettono buona energia, e quindi è stato molto bello conoscerli. Adesso salutiamo Cumuru perché domani mattina alle 5:30 abbiamo il bus, quel bus. Come sempre non sappiamo a che ora arriviamo, sappiamo solo che ora partiamo.